Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami le tendenze energetiche di cancro per i prossimi 15 giorni e quale sarà la sua vittoria personale. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del cancro. Se di vittoria vogliamo parlare, con la carta dell'appeso ci potrebbe essere come il riuscire a vedere le cose da un'altra prospettiva, da un'altra angolazione. Potrebbe essere dal punto di vista dell'altro, se ci fosse un'altra persona, se invece fosse una situazione, è un po' come il... mi verrebbe da dire vedere il risvolto della medaglia, ho preso il mazzo al contrario, però in realtà è come vedere le cose da un altro punto di vista. Va bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se volete creare la vostra stesa personale attraverso le letture collettive, potete ascoltare il segno solare, l'ascendente, il segno lunare e poi mettere insieme i tre oroscopi, come spiego nella guida di cui trovate il link qui sotto. Sempre sotto in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate una consulenza personalizzata e poi ci sono i videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Ok, partiamo subito forte con la carta degli amanti, ragazzi. Abbiamo un asso di bastoni. Due di spade, ruota della fortuna, 5 di spade, cinque di pentacoli, 9 di coppe e cavaliere di bastoni. Carte interessanti, devo dire. Credo che sia la situazione che si ribalta, magari anche il vostro punto di vista per qualcuno, ma ho più la sensazione che sia la situazione che si debba vedere da un altro punto di vista o che cambia, appunto. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dagli amanti. Hmm, 7 di spade. 3 di spade. Potrebbe essere stato omesso qualcosa, ragazzi. Se siete in una relazione, considerato che abbiamo gli amanti, credo che o abbiate scoperto delle bugie o possiate scoprire delle bugie che in qualche modo creano una sofferenza. Diversamente ho anche la sensazione che qualcuno lascerà perdere una persona, o perlomeno questo sarà un po' il... come la venderete all'altro, come se non vi importasse. In realtà sento che è un sacrificio che pesa. Datemi una carta per il 7 di spade, 7 di bastoni e regina di spade. È come se qualcuno stesse, non so se a se stesso o a qualcun altro, stesse raccontando delle storie o per coprire una sofferenza o per non soffrire o per non mm, creare una sofferenza. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Fante di pentacoli.
e morte. Andiamo a vedere anche il 2 di spade. C'è come qualche dubbio qui con il 2 di spade e credo che sia per quello che avete l'asso di bastone al contrario, che non agite, non vi muovete, non... C'è come un ideale, un'idea, però è come se non foste ancora pronti o a prendere una decisione o a gestire la situazione. Vi dico, come la sensazione che verrete a sapere qualcosa. Mm. Regina di bastoni e cavaliere di coppe. Sento che a qualcuno è come se venisse il dubbio. Allora, uno di questi dubbi potrebbe essere, ma devo fare tutto io, ma devo sempre pensarci io, ma devo gestire, ma devo sempre essere io a fare la prima mossa, a organizzare, a pensare, a trascinare, mi viene da dire. Andiamo a vedere la ruota. Allora, vi dico già che potrebbe, e ve lo auguro per qualcuno, riguardare un'occasione d'oro proprio, che potrebbe arrivare in questo periodo. Di solito la ruota della fortuna parla di cambi rapidi e positivi. Andiamo a vedere il 5 di spade. È come se qualcuno qui, ragazzi, sento come dei non detti con il 7 di spade, qui dei non visti con il 5 di spade e il 2 di spade. E, è come, guardate, anche se siete da poco in una conoscenza, ho come l'idea che potrebbero esserci delle cose che non vi tornano tanto all'inizio di questa conoscenza e che ci sia come una mancanza, cioè l'ideale è bellissimo, però alla fine manca la ciccia, manca la sostanza, manca un'azione, manca un movimento, manca una proposta, un'offerta, una mossa da parte dell'altro. È per quello che c'è come questa domanda, questo eco. Devo sempre fare tutto io, devo sempre organizzare io. Un'altra carta per il 5 di spade. Forza e asso di coppe. Devo andare a vedere anche il 5 di pentacoli. Sole, luna e 4 di pentacoli. Sapete, ho come la sensazione che questo vostro dubbio, questa vostra domanda sul devo, guardate, c'è anche l'eremita solo e stavo per dire, devo fare tutto da solo, devo fare tutto io, devo organizzare sempre io, me ne devo occupare sempre io, insomma, sento che sì, da un lato vi fa piacere, dall'altro lato potreste essere diventati un po' regina di spade, un po' caterpillar, un po' come vi posso dire, troppo rigidi su certe regole, su certe solo perché avete tante cose di cui occuparvi e quindi il tema è più imposto bene le cose, più ho delle regole, più metto barriere, più mi sento al sicuro praticamente. Però ho anche la sensazione che qui cambia la dinamica, cambia il panorama. Perché c'è questa forza. Io ho qui la sensazione che dopo la ruota della fortuna vi arriverà questa forza interna che farà un pochettino spazzare via, diciamo, la disc, perché qui avete sia il sole che la luna, il lato femminile e il lato maschile, però cosa succede? Sono tutti e due girati al contrario e c'è un 4 di pentacoli. Sento che è come se fosse aggrappati per certi versi ad un ruolo, ad una dinamica
Perché probabilmente vi viene naturale, però è un po' come se qualcuno di voi cadesse nel non ti preoccupare, lo faccio io. Ah no, no, ci penso io perché io so come va fatto. O piuttosto io ho il mio modo di farlo, lascia che faccio io. E così facendo, in realtà, un po' non date modo all'altro di esprimervi, di esprimersi, di aiutarvi e di venirvi incontro. Dall'altro lato sento che vi sovraccaricate senza volerlo e poi mugugnate perché non è quello che volevate. Soprattutto se vi capita, cioè questo vi fa riferimento se siete in un periodo dove siete parecchio stanchi e avete bisogno di novità, avete bisogno come di grinta, di verve. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli, di coppe, perché comunque sono due carte che viste insieme, il 9 di coppe e il cavaliere di bastoni, mi danno un profondo senso di libertà, come se qualcuno qui sciogliesse le catene. Avete i due 5, 5 di spade e 5 di pentacoli, sono dei 5 pesantucci, però ho come l'idea che abbiate bisogno di lasciarvi indietro gli ideali di regola, di come si gestisce la materia, come va nel quotidiano. Avete bisogno come di una trasformazione che comunque con la ruota della fortuna arriva, credo che abbia un impatto abbastanza dirompente, nel senso che poi arriva questo appeso, riesco a vedere le cose da un altro punto di vista. Se per caso per voi questo appeso risuona come il dover accettare qualche situazione esterna che non potete cambiare, sento che qui arriva l'accettazione. Non è più un attaccamento, ma è un'accettazione. Fate attenzione perché il 5 di spade è una carta che mi parla di confusione mentale, quindi qui già non vedevate bene prima. Cambieranno sicuramente le dinamiche in positivo e potreste comunque trascinarvi dietro questi dubbi, perché giustamente quando c'è un cambio di una situazione e non ho risolto quella prima, i dubbi si accumulano. E anche il 5 di Pentacoli è una carta che parla di dipendenze affettive. Quindi ho come l'idea che c'è un cambio che dovrete digerire, ma alla fine avete questo 9 di coppe che è bellissimo. Adesso andiamolo a vedere. Regina di Pentacoli e 9 di spade. In effetti, inizierete semplicemente a prendere in mano le redini della situazione in un altro modo. Accetterete quello che è il cambio, quello che sta per arrivare, la trasformazione di cui vi parlavo prima. Se per caso siete in una relazione clandestina e vorreste qualche cosa di più con questa persona, ed effettivamente potrebbe essere che avete un po' messo sul piedistallo la persona, la relazione, i sentimenti che provate o come vi fa sentire questa persona. Ecco, questo modo, diciamo, vi ha un po' resi ciechi su quello che sono le reali possibilità e sul fatto che, diciamo, io ho la sensazione che questa persona non faccia tanti passi avanti nei vostri confronti, ma siate sempre voi che dobbiate un po' andare a bussare alla sua porta. Una volta che accetterete che la persona è così, che non vi potete aspettare qualcosa di diverso, ma che lei è così, se vi va bene, si può cambiare prospettiva. Diversamente, siccome non si possono cambiare gli altri, tenete presente che potreste avvertire questo senso di smarrimento, se vogliamo, nei confronti di questa persona perché non vi darà quello che voi volete, insomma, potrebbe non soddisfare le vostre aspettative, quindi c'è sempre come quella sensazione un po' di vuoto, no? Che è il 5 di Pentacoli, la carenza. Però, ripeto, sento che qui si lasceranno indietro parecchie preoccupazioni, parecchi pensieri, dubbi, timori anche. Qui è come se qualcuno decidesse di non andare più avanti solo per mera forza di volontà. È come se vedessi una relazione in disequilibrio. In disequilibrio come? Uno dei due è da trascinare e l'altro trascina. Quindi non è una cosa alla pari dove ci sono due persone che si confrontano, si propongono, si nutrono, si stimolano. È sempre uno che stimola e l'altro che viene trascinato. E questo secondo me che vi fa venire tutti questi dubbi.
Però qui ho anche la sensazione che cambiando il modo di vedere, cioè è anche il modo di fare, perché qui abbiamo un asso di bastoni al contrario, vi parla di non agire di impulso o di cambiare il modo di agire o addirittura di non prendere più l'iniziativa, quindi di lasciare che sia l'altro, insomma, cambiate letteralmente la dinamica di comportamento. Andiamo a vedere ancora una carta per il cavaliere di bastoni. 10 di bastoni, sì, ho come la sensazione che voi dobbiate un po' liberarvi di questi fardelli del devo fare tutto io, e perché lo pensate. Il lavoro sulle credenze limitanti è proprio quello di osservare come noi pensiamo e quindi anche quello che diciamo. Se voi continuate a dire devo fare tutto io, manifestate quella realtà. Ora, oltre a smetterlo di pensarlo e di dirlo, smettete anche di farlo. Cioè, non occupatevi più di cose, di responsabilità che non sono vostre, rimandatele al mittente. Senti, scusa, non è che vai tu a pagare la bolletta, o vai tu a fare questo, vai tu a fare quello. No, scusa, non posso. No, scusa, è compito tuo. Eravamo rimasti che andavi tu. Ma qui vai domani, vai in un altro momento, ma se ti sei preso la responsabilità è roba tua, fallo tu. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che altri consigli vi vogliono dare o suggerimenti. Fatemi sapere poi ragazzi nei commenti come vi risuona la lettura, che è sempre bello leggervi e confrontarvi. Orfani, guardate, sento proprio questa energia. Come se qualcuno appunto fosse lasciato da solo o si sentisse da solo in una determinata situazione, non potesse fare altro in un certo senso che adattarsi. Però in realtà poi c'è come un distacco da questo comportamento, la forza di uscire, e questo 9 di coppe che è appunto il sogno compiuto, è quello che è il risultato, è una carta di forte appagamento e abbondanza. Riuscirete a gestire molto bene sia quello che è il punto di vista mentale, sia quello che è l'emotivo, sia quello che è il materiale, ragazzi. Andiamo a vedere una fatina. Ne sono uscite tante. Vediamo. Bambino interiore, che interessante. Qui c'è qualcuno che ha bisogno di guarire il bambino interiore, di aprire il cuore, di curare probabilmente le ferite del passato. Dunque, la carta vi ricorda che è ora di abbracciare il vostro bambino interiore, di prenderlo, di coccolarlo e di giocare con questo cuore giovane. E vi invita a fare qualcosa di divertente e di sicuro però. Qui abbiamo proteggi i tuoi sogni. Sei il guardiano dei tuoi preziosi sogni e sono salvi sotto le tue mani, diciamo sotto la tua cura. Tienili vicini al tuo cuore fino a che non siano pronti, finché non sei pronto a rilasciarli. E qui, soprattutto per chi sta lavorando con la legge di manifestazione, è un po' come non dire, ah sai, sto manifestando questo, ah sai, sto manifestando quello, non ditelo. Quando lo avete manifestato lo dite, solo che poi mi rendo conto che poi sia facile dire, ah sai, l'ho manifestato dopo che è arrivato, nessuno vi crede. Vi credono di più effettivamente se sanno il percorso che affrontate. Motivazione. Quando la primavera, e ci siamo, si avvicina, guardate, la fata vi invita a fare un'azione, che in questo caso è una non azione o non agire impulsivamente. C'è qualche cosa che avete pensato o pianificato di fare e adesso è ora di impegnarsi, di mantenersi impegnati nel farlo. E poi qui abbiamo la carta della porta magica e vi dice che ci vuole coraggio, e avevate anche la carta della forza per avventurarsi nello sconosciuto. Ehm, ed è qui che succedono le più grandi cose. È tempo di andare avanti senza guardare indietro. Uh.
Ragazzi, è vero, c'è la ruota della fortuna, è un 10, ma per chi avesse una relazione un po' lì, non sento rotture, eh. Cioè, si va avanti all'interno della relazione, qui va ricalibrato un qualche tipo di atteggiamento. Secondo me, una volta che smetterete di stare sotto all'altra persona, di essere sempre voi che chiamate, di essere sempre voi che organizzate, che mandate il messaggino, che vi fate sentire, cioè, fatevi la vostra vita. Mi verrebbe anche quasi da dire sparite, però no. Fatevi la vostra vita e vedrete che quando non sarete più così scontati, l'altra persona viene a bussare. Andiamo a vedere ancora una carta dei semi stellari. Gratitudine. L'amore universale brilla attraverso i miracoli della vita tutto intorno a te. Mi viene un po' da guardare questa carta, la porta magica, come se ci fossero delle occasioni che stanno per arrivare e vi dicono di sintonizzarvi sulla gratitudine, ragazzi. Amici del cancro, lettura impegnativa, ma vi dico che finisce, insomma, abbastanza serena rispetto a come vanno poi qui le cose nel mezzo. Raccontatemi, mi stava andando di traverso la saliva, nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per chi poi volesse iniziare un percorso di crescita con me ha due scelte. Le sessioni individuali personalizzate, mi contattate via mail, io poi vi mando la lettera dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti, se no c'è anche poi la versione diciamo più generica che tratto nella sezione degli abbonati e lì tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, diciamo che è un po' tutto quello che io ho studiato inerente alla magia bianca e lo metto a disposizione. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e così vi potete rendere conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io non posso fare che ringraziarvi di essere stati qui con me, vi auguro il meglio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!